Ciao ragazzi, in questo video vi portiamo con noi in una delle aree più vivaci ed intense di tutta Hong Kong, cioè la sua isola, Hong Kong Island. Centro economico e finanziario modernissimo, ma allo stesso tempo autentico e colorato, con i suoi famosi tram a 2 piani e tantissime altre cose curiose da scoprire e vedere. Hong Kong è una delle aree più densamente popolate al mondo, conta più di 7 milioni di abitanti e pensate che il 15% vive in questa parte della città. Considerate che solo il 25% del territorio di Hong Kong è edificabile. Tutti gli edifici, quindi, si sviluppano in altezza, rendendo lo spazio preziosissimo e soprattutto molto costoso. Qui siamo dove si trova il famoso Monster Building, che è questa struttura diventata super famosa tra gli appassionati di fotografia perché è un quartiere popolare dove vivono tantissime persone ed è davvero suggestivo. Ovviamente, come si vede, capite che è un posto che tende ad affollarsi, però basta essere rispettosi e comunque potete scattarvi le vostre foto. Ci sono alcune regole da osservare, come appunto non fare schiamazzi e non si può nemmeno più far volare il drone, però qui le persone ormai sono abituate anche a questo. Comunque pensate che il Monster Building è alto appena 18 piani e vivono circa 10.000 persone. Se poi appunto considerate che alla base ci sono anche un sacco di attività commerciali. Impressionante, anche perché le abitazioni sono minuscole. Come al solito però la cosa più bella è guardare quello che succede intorno a questa struttura. Comunque ragazzi, passeggiando per Hong Kong abbiamo visto un sacco di impalcature in bambù. Sì, tra l'altro ce n'è una proprio qua dietro. Che pur essendo un materiale naturale e super resistente, mi dà sempre di poco stabile. A lei, invece per me, appunto, so che è molto resistente e mi piace davvero vederlo. Sì, però non è tanto il materiale in sé, perché il bambù sicuramente è forte come materiale, ma sono quei laccetti che gli mettono intorno che, non lo so, non mi convince molto, diciamo che non mi ci arrampicherei, ecco. Però ci costruiscono edifici, quindi... È interessantissima come cosa. Bello, però è bello, davvero bello, affascinante. Abbiamo appena visitato il Man Mo Temple ed è molto caratteristico come tempio perché ci sono un sacco di incensi a spirale, infatti l'odore è abbastanza intenso, però è bello, poi con questa luce soffusa, tutti i dettagli, e anche caratteristica la posizione perché è sotto questi palazzoni giganti. Un'altra particolarità di Hong Kong è che essendo collinare è ricca di queste viuzze con un sacco di gradini e di scale. Qui è un continuo su e giù, però le vie sono davvero belle. Infatti se vi piace camminare questo è il posto giusto. Non preoccupatevi troppo però, Hong Kong è piena di scale mobili che vi daranno un po' di sollievo. In particolare ce n'è una conosciutissima e molto utilizzata, l'escalator. Infatti è la scala mobile esterna più lunga al mondo. Si estende per oltre 800 metri con una pendenza di circa 135 metri dall'inizio alla fine. La cosa curiosa è che la scala opera in un'unica direzione alla volta. Dalle 6 alle 10 di mattina scende verso la stazione centrale e dalle 10 di mattina a mezzanotte sale verso la zona residenziale.
Kong offre una rete di trasporti super sviluppata e se siete ad Hong Kong Island non potete non notare i famosi tram a 2 piani, chiamati anche Ding Ding. Questi si muovono solo lungo la costa di questa parte di città ad un costo fisso di $3. Ricordatevi che quando prendete il Ding Ding dovete salire dalla porta posteriore e scendere da quella anteriore e si paga davanti all'uscita. Oltre ad essere un efficiente mezzo di trasporto, è anche un buon modo per vedere la città da una diversa prospettiva. Comunque io questi caffè li adoro. Questo in particolare è diventato famoso per tutte le sue tazzine particolari esposte. L'avete visto che bello? Sì, poi l'arredamento, le luci soffuse, davvero bello. Sì, questa volta Salvatore ha preso un caffè e io ho assaggiato un tè, limone e zenzero, davvero molto delicato, buonissimo. È delicatissimo, ma il pesciolino che c'è dentro. Cosa ti sta piacendo di Hong Kong? Il contrasto tra i grattacieli e poi quando sei dentro, nelle viuzze, i mercati, le cose che proprio sembrano, sono vecchie, ma appunto la città invece è ultra comunque moderna. Sì, io non me l'aspettavo così, diciamo, tranquilla. Per la quantità di persone che ci abitano è davvero tranquilla come città. Anzi, Sì. mi aspettavo anche più odori, diciamo, più smog. Invece la qualità dell'aria è molto buona, anche perché vediamo tanti mezzi elettrici qua, tante Tesla, Sì. soprattutto. Sì, ma anche le barche, Alcuni molte traghetti, sì. sì, hanno il motore elettrico, quindi pensavamo peggio, pensavamo più un'aria inquinata, invece no, dai. Sì, nonostante sia un hub principale, soprattutto per il lavoro, per l'economia, ci sono tantissimi parchi bellissimi dove poter trovare un po' di pace. Comunque la rete di trasporti è molto efficiente. Sì, si arriva praticamente in ogni punto della città usando i mezzi pubblici e sono ultra efficienti, noi praticamente li abbiamo provati tutti e sempre puntuali, mai nessun problema. Ma un'altra cosa che a noi fa sicuramente piacere è che è tutta camminabile. Hong Sì. Kong puoi partire dal centro città e arrivare al monte più alto camminando. Sì. Abbiamo incontrato persone che si sono fatti chilometri su chilometri e noi diciamo: ma com'è possibile che è arrivata fino a qui a piedi? A me una cosa che piace davvero tanto è che qui a qualsiasi ora del giorno trovate gente fare attività fisica all'aperto, su e giù per queste interminabili salite oppure qua sulle, diciamo, waterfront. È bello perché è stimolante. E poi caffè, ragazzi, sapete che è una nostra passione e non sapete quanti ne abbiamo bevuti in questi giorni. Sono un po' costosi, perché circa si aggirano intorno ai 4 euro. 5? Anche 5. A caffè. Hong Kong è molto costosa come città, però sono tutti bellissimi. A noi piace un sacco il vibe che c'è all'interno. Ogni caffè è diverso, quindi ci siamo divertiti un sacco a provarne di diversi. Sì, i caffè hanno davvero una bellissima atmosfera all'interno, ma sono piccolini, tante volte hanno giusto 6 posti a sedere, quindi se avete trovato il vostro preferito magari alcune volte bisogna aspettare un attimo per sedersi, però sono belli, sono davvero belli. Per certi versi Hong Kong ce l'aspettavamo molto più vivace, invece molto, anche fin troppo tranquilla. Ad esempio l'altra sera avevo bisogno di cambiare degli euro in dollari di Hong Kong, sono andato al cambio alle 7 di sera ed era chiuso.
Ne ho provato un altro poco distante ed era chiuso anche quello, però appunto alle 7 di sera. O se no ci è capitato ad esempio al ristorante che mentre stavamo cenando, forse erano circa le 9, è arrivato il cameriere e ci ha portato il conto per dire ok, è chiuso qua e insomma pagate, proprio perché abbiamo visto che chiudono presto. C'è la via dei locali notturni, che vi lascio qua il nome perché adesso non mi viene facile pronunciarla. Lì ok, probabilmente saranno aperti un po' più fino a tardi, ma camminando in giro per le strade di Hong Kong abbiamo notato che la sera 11, 11 e mezzo, ma anche mezzanotte sono molto tranquille. Questa cosa qua non ce l'aspettavamo, infatti se cercate divertimento notturno forse non è proprio il posto ideale. Noi abituati alle città asiatiche, sempre in movimento, sempre aperto, tutto a disposizione a qualsiasi ora, invece Hong Kong non è così. Questa cosa qua ci ha sorpreso. Ragazzi, noi siamo arrivati alla fine del video, Hong Kong ci sta piacendo tantissimo. Se anche voi ci siete stati o volete condividere qualche informazione o semplicemente la vostra esperienza, vi aspettiamo nei commenti. Noi vi salutiamo dalla bellissima città di Hong Kong. Vi ricordiamo che se volete supportarci potete iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, Mettere mi piace se il video vi è piaciuto, mettere like se il video vi è piaciuto mettere like, e tanto è uguale. e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Grazie! Comunque pensate che il Monster Building è alto appena 18 piani e vivono circa 10.000 persone. Ed oltre ad essere un mezzo efficiente di trasporto è anche un buon modo per vedere la città. Vabbè, questa parte magari la tagliamo perché è un po' compromettente. Ovviamente come vedete capite, ovviamente come si vede capite. Aspetta amore, tienimi No, cancella la CC.